L'ultima tappa di questo viaggio mi porta all'ombra della foresta umbra, nel cuore del Gargano. E che è scivolosissimo poi. Si intravede qualcosa? E che non si capisce davvero dove bisogna passare, perché ci sono pezzi di simil sentiero segnati. Ritorno nella millenaria foresta umbra, al centro del Gargano, patrimonio UNESCO, una terra incontaminata di falci secolari, anche se abbiamo intrapreso un sentiero che è davvero pochissimo segnato. Ritrovo la via, eppure una serenità secolare. Quando ci sono delle faggete così secolari mi viene voglia di fare quello che feci anche nel Parco Nazionale d'Abruzzo, ovvero sedermi sulla radice particolarmente antica tipo questa e appoggiare la schiena poi sul tronco, rilassarmi, guardare verso l'alto le fronde e assorbire tutta l'energia secolare della pianta e della natura. La foresta umbra rappresenta l'occasione per tornare a parlare di contatto con la natura con la mia amica dottoressa Graziana Colletta. Quanto è importante riuscire a essere in sintonia con l'ambiente che ci circonda in questi contesti. Beh, direi che la natura offre tutti i presupposti per farlo. Noi possiamo fare una bella camminata consapevole in questo passaggio tortuoso fatto di rumori di foglie immersi in questo meraviglioso verde e che ci dà tanto vigore, no? Proprio anche i colori stessi che la natura ci offrono, ci trasmettono energie davvero primordiali, potenti. Il verde rappresenta la forza, il vigore, l'energia, la stabilità, la costanza, e il marrone sono tutti i nostri bisogni corporei che danno linfa alla nostra possibilità di espanderci, proprio come i rami di questi alberi. Un sentiero tortuoso come le nostre vite, però paradossalmente nella complessità e nell'intrico di questa foresta riusciamo a ritrovare magari qualche lembo di serenità che ci mancava nelle nostre vite frenetiche, perché viviamo sempre meno a contatto con la natura, purtroppo. Durante le vacanze abbiamo proprio la necessità di riprenderlo, infatti oggi la foresta è strapopolata di gente. Come la nostra vita ci riserva degli ostacoli, anche noi nel nostro percorso Ne abbiamo trovati. un albero abbattuto alle Ecco, sì, come questo, ne abbiamo visti tanti. Sì. È la natura che fa il suo corso, però ti distrae veramente dai pensieri quotidiani, un'esperienza di questo tipo, questo lo posso testimoniare. È un modo anche per proprio depurare, no, la nostra mente dai pensieri negativi, dalle scorie quotidiane, da tutto quello che la pubblicità ci fa immagazzinare. Infatti è paradossale come alcuni gruppi di persone, anche pur essendo in un ambiente naturale, ricercano robe stra-commerciali, sentite, la musica ad alto volume, plastica che stona completamente con l'ambiente. Anche la socialità, cioè non vanno a ricercare la solitudine ma il gruppo, vanno a cercare la festa. Questo in realtà, come dire, il bisogno della socialità, di appartenenza è stato molto soffocato in questo anno e mezzo di Covid. Certo. E sicuramente l'opportunità di rivedersi, di stare insieme, di formare dei gruppi di reciprocità è importante. Forse un po' la modalità, no? Perché forse è un po' troppo strumentalizzata o vengono utilizzati un po' troppi oggetti che non si trovano in natura. Che stonano magari con questo ambiente. A proposito di ostacoli, guardate che bello questo. Fantastico. Potremmo provare a passarci sotto. A passarci sotto. Io sono veramente alto, però magari se mi faccio un po' lucertola il mio guscio protettivo e mi porta dall'altra parte. Il vantaggio questa volta è di essere più piccolina. Wow. E prosegue la nostra avventura nella foresta umbra.
Io continuo invece a fare il turista, perché dopo la passeggiata nella foresta umbra si può passare appunto da Monte Sant'Angelo, da cui si gode proprio l'avanzare degli alberi della foresta sulle pendici delle montagne dall'altra parte della vallata, e quindi mi godo questa bianca passeggiata tra i vicoli stretti, le scalinate e il profondo senso di umile parsimonia pastorale del mondo di Monte Sant'Angelo. Un luogo carico di spiritualità, ve l'ho raccontata nella stagione precedente di un reporter di Valigia sul Gargano, quindi non sto a ripetermi, però sono contento di ritrovare ogni volta in questo, soprattutto nel quartiere medievale, quello caratteristico di Monte Sant'Angelo, con le case bianche di calce e i tetti a capanna, quello stesso spirito sospeso nel tempo, luogo soprattutto di grande spiritualità, come dicevo, per il santuario di San Michele, che ha dato poi origine ai grandi pellegrinaggi attraverso questa terra, storia di crociati, papi, eccetera. E un altro motivo per cui sono sentimentalmente legato a Monte Sant'Angelo è per la signora Eugenia, che purtroppo non c'è più, però la prima volta che ero venuto a monte l'avevo incontrata a passeggiare per le strade, era il giorno del suo compleanno, aveva 92 anni. Quando si innesa? Il 20 di agosto, avevo 923, sono 92 anni. La sua storia l'ho raccontata nell'episodio dedicato a Monte Sant'Angelo della precedente stagione. I suoi parenti, dopo che hanno visto il mio episodio, mi hanno detto che appunto è venuta a mancare di recente, quindi mi dispiace tantissimo, però venire qua mi sembra quasi di percepire di nuovo la sua grandissima vitalità che riusciva a sprizzare dagli occhi, da quegli occhi allegri, anche all'età di 92 anni, il giorno del suo compleanno. Vorrei volare sul braccio della mia bella. E quindi il contatto, il bisogno di contatto che abbiamo, di cui abbiamo parlato oggi nel bosco, nella foresta umbra, è qualcosa che percepiamo anche in questo luogo, in questo caso il contatto con l'ultranaturale, con il metafisico, con lo spirituale, con una dimensione altra che ci dia delle risposte ai quesiti eterni dell'umanità che ognuno appunto ricerca in qualsiasi tipo di sistema. E quindi camminare su queste stesse lastre di pietra su cui sono scivolati per millenni, migliaia e migliaia, forse milioni di pellegrini, visitatori curiosi con i loro pensieri, è un modo per entrare in contatto con il bisogno impellente dell'uomo di ricercare se stessi. E qua lo vivo e lo percepisco a Monte Sant'Angelo. Ma ogni cosa, per quanto bella, ha un suo epilogo. Anche questo secondo viaggio sul Gargano è finito, un viaggio dove ho potuto raccontarvi delle esperienze diverse e inedite rispetto a quelle che vi avevo già raccontato nella precedente stagione sul Gargano, e lo faccio da un mio luogo del cuore, qua del Gargano, questo scoglio di mattinata che vi ho raccontato in quale modo ogni volta raggiungo con grande felicità per l'estasi che mi suggerisce questo posto. Guardate che scorcio con le falesie del Gargano che fanno ombra sulle grotte sottostanti, e quindi da questi pochi metri quadri di gioia ancora di nuovo il racconto di una meravigliosa terra d'Italia che ci ricorda quanta bellezza abbiamo vicino casa, quanta meraviglia dal punto di vista naturalistico e architettonico abbiamo, quanto i nostri borghi ci raccontano del nostro passato, delle nostre identità, di un modo di vivere a contatto con la natura e di organizzare la società, la produttività, di organizzare la socialità in relazione con la natura. Sono insegnamenti che ci servono sempre di più nel mondo di oggi, e adesso spengo la telecamera per un ultimo tuffo che invece mi godo in solitaria per entrare davvero in contatto con la natura. Contatto, la parola chiave poi di questo viaggio, è la natura, ciò che ci permette di rinvigorire il nostro spirito. Grazie per aver seguito nuovamente un reporter in valigia, e ai prossimi viaggi. Buon tuffo a me!